Oggi vogliamo affrontare con voi una delle domande che ci avete fatto di più. È meglio Canada o Australia? Oggi vi risponderemo a questa domanda. Condivideremo la nostra esperienza mettendo a confronto i pro e i contro di ognuna delle due. Quindi preparatevi, mettetevi comodi e iniziamo. Iniziamo dal primo punto, gli stipendi, che sono la cosa che tutti ambiti a sapere di più, sicuramente. Allora, quanto si guadagna? Partiamo da uno stipendio minimo in Canada, qua dove siamo noi a Vancouver, stiamo parlando di $17,40. Può variare in alcuni stati, Marzia ha fatto un video a proposito. In Australia invece partiamo da $24, quindi già si può vedere la differenza. Qual è la differenza principale? Che in Australia nessuno applica il minimo, mentre qua sia io che Marzia stiamo praticamente prendendo il minimo, e così come noi tanta altra gente. Tipo, quando eravamo in Australia quanto guadagnavi? $30 l'ora. Guadagnava $30 all'ora, io idem, quindi il minimum wage non lo percepivi mai. Quindi questa è una delle prime differenze sostanziali. Quindi qua la differenza si sente perché in entrambi i paesi lo stile di vita è alto, però appunto in Australia te lo potevi concedere perché appunto lo stipendio era alto. Qui invece diciamo che a fine mese devi un po' tirare corto. Devi saper gestire bene le spese. L'unica cosa che ti può salvare qua sono le mance. È una cultura delle mance che è come quella praticamente degli Stati Uniti. Quindi ovunque vai, obbligatoria. praticamente qua devi lasciare mance. Vai a berti un caffè, ragazzi, devi lasciare la mancia. È obbligatoria, ma io ancora faccio fatica a lasciarla. Facciamo fatica a digerirla, però se vuoi integrare bene, non vuoi essere visto male, devi lasciarla. E poi soprattutto quando inizi a guadagnare con le mance capisci effettivamente quanto sia importante per le persone di sopravvivere grazie a questo. Però ecco, grazie a questo si può arrivare a degli stipendi che sono un po' una media di quella australiana, però capite la differenza che le mance possono variare, mentre in Australia avevi uno stipendio più fisso, cioè tu avevi qualcosa su cui ti potevi basare, le mance ovviamente vanno a periodi. Un'altra differenza che abbiamo notato tra Canada e Australia sono appunto, come diceva Thomas, le mance. Qui bisogna lasciarle anche quando vai fuori a mangiare, non solo, e bisogna appunto aggiungere anche le tasse. Qua le tasse sono in tutto, anche quando vai a fare la spesa, quando vai a farti le unghie, quando vai a farti i capelli, quando vai a farti tutto devi aggiungere delle tasse in più, e non sono poche. L'unica cosa che per il momento si salva è la spesa, che non devi dare le tips. Ragazzi, siamo seri, qualsiasi cosa, ti vai a fare un massaggio, vai a farti un servizio, vai a farti i capelli, ti vai a fare, come dice la Marzia, le unghie. Io per fortuna i capelli non devo andarli a fare, quindi c'ho qualcosa che mi risparmio. Però qualsiasi servizio devi lasciare le mance. E ripeto, è un devi, sentite già quando lo dico, è un devi lasciarle. E ora passiamo alla seconda differenza, lavoro e opportunità. In Australia era molto più semplice trovare lavoro, cioè nel senso che tu portavi il resumé il giorno stesso e loro subito ti dicevano fai subito la prova, riesci a farla subito bene, ok? Se andavi bene già subito tu iniziavi a lavorare, anche quando in realtà non andavi bene. Quindi diciamo che una delle differenze sostanziali anche per quanto riguarda il lavoro è proprio questa. Qui in Canada fai molta più fatica. Thomas dopo un mese è riuscito a trovare lavoro, io dopo 2 settimane, quindi questa cosa qua diciamo all'inizio ti può anche pesare, soprattutto se sei da solo. Se sei con qualcun altro diciamo hai un appoggio, ma essendo da solo può essere una grande difficoltà, ecco, sostenere le spese. È un mercato un po' più competitivo, diciamo che qua richiedono un pochettino un po' più delle skills, richiedono magari anche un livello di inglese leggermente più alto, però questo porta comunque anche a 2 mercati di lavoro differenti. Cioè in Australia diciamo che abbiamo un mercato del lavoro più, come dicevamo prima, è un casual, quindi c'è un continuo ricambio, invece qua in Canada è come se avessi un po' più di sicurezza, quindi un po' più di stabilità. Un'altra cosa che può facilitare rispetto all'Australia qui è appunto la facilità di trovare uno sponsor rispetto in Australia. Fa più fatica a trovare lavoro, ma è molto più semplice trovare lo sponsor, quindi è un punto a favore per il Canada questo. Passiamo al terzo punto, la differenza tra Australia e Canada per quanto riguarda il cibo. Allora, Marzia, come sappiamo, è un punto dolente per quanto riguarda il cibo. A Melbourne, in Australia, una delle città principalmente dove abbiamo passato la maggior parte del nostro tempo, è popolata da più italiani rispetto alla quantità che sono qua a Vancouver. Questo influenza sicuramente la qualità del cibo, soprattutto il cibo a noi piace molto, quello italiano. Come l'hai trovato? Male, la carne ad esempio, come se
fosse quasi, non andata male, no? Ma è da quando tipo ce l'è da un po' di tempo, sa proprio di animale, capito? È quella la cosa che a me non piace. Oppure siamo andati a mangiare una pizza fuori in un posto italiano Con un ristorante. Ottime recensioni, super parlato bene anche dai miei colleghi. Siamo andati a mangiare lì una pizza, niente, i bordi erano completamente bruciati, la pizza era completamente bruciata e sapeva di bruciato, cioè nel senso, io poi tra l'altro ho preso anche la pizza col tartufo, quella che costava di più, cacchierola, e faceva cagare. Giusto per darvi un'idea, abbiamo speso $100 per 2 pizze, 2 Coca-Cola e un tiramisù. Che pure quello, il tiramisù... Era bruciato pure il tiramisù, ragazzi, cioè... Qualità del cibo a Melbourne, ci siamo trovati molto bene. A parte che noi mangiavamo un giorno sì, un giorno no fuori di casa, quello sì è vero. Però anche mangiare a casa si mangiava molto bene, c'erano ottimi prodotti, poi soprattutto per noi, a noi ci piace anche mangiare molto proteico, quindi c'erano anche varietà di prodotti, come ad esempio la farina proteica, altre cose proteiche. Più scelta, ma che si avvicinava di più probabilmente ai gusti nostri italiani. Esatto. Perché qua c'è tanta scelta, cioè vai nel reparto cereale, vai nel reparto bibite, ci sono degli scaffali immensi, però sembrano quasi più stile proprio americanata, cioè Esatto. molto più su robe un po' cibo, un po' spazzatura. E lo potete vedere nel video che abbiamo fatto proprio sulla spesa, potete vedere appunto la quantità di prodotti un po' diversi, ma che non tendono comunque soprattutto alla qualità. L'Australia... Vi faremo poi un video dove facciamo vedere come in Australia, per dire, su ogni prodotto avevi anche le stelle che ti definivano la qualità del cibo. Cioè ti diceva se quel cibo era salutare o meno. E c'era un range di stelle che andava da 0.5 a 5 stelle. Quindi questo era un pro che secondo me ti permetteva di vedere quanto quel cibo fosse buono. È bello vedere anche quanto è salutare un prodotto, se siete come noi, e cercare di vedere se va bene, è un buon prodotto, se è un prodotto che invece ha più roba industriale all'interno che altro. Darei un punto a favore sicuramente dell'Australia. Quarto punto, cultura e lifestyle. In Australia le persone sono molto più carine, molto più accoglienti. Io mi ricordo ancora quando sono arrivata in Australia, mentre camminavo per strada e stavo cercando magari dove andare, la gente mi fermava così e mi diceva hai bisogno di aiuto? E io ero tipo un po' timorosa perché giustamente venendo da Milano mi spaventava un pochettino. In realtà lì le persone invece sono veramente molto gentili, molto di cuore, ed è bellissima questa cosa, esatto. Quindi cioè ti vogliono aiutare senza che torni nulla indietro, cioè ti danno il loro aiuto spontaneo. Invece qua l'hai visto, stai vedendo un pochettino diverso qua a Vancouver, come lo vediamo? Qui leggermente diverso, qui ecco le persone non sono così. Un po' più fredde. Sono un pochettino più fredde, non so se è perché noi siamo arrivati in questo periodo dell'anno, quindi verso novembre-dicembre, e magari può darsi anche per questo motivo, però sì, sono un pochettino più freddine, non sono completamente, nel senso, non accoglienti, ne hai bisogno, tu vai lì, chiedi, ti aiutano. Con un sorriso. Sì, esatto, però rispetto all'Australia che venivano loro di spontanea volontà, ecco qui non è così. La differenza in Australia c'era proprio una cultura easy going, cioè tutto era molto più easy, molto più facile, più tranquillo. Qua pensano molto di più al lavoro, pensano, hanno più una cultura, secondo me, influenzata molto dalla cultura americana. Quindi in Australia si pensava molto di più a vivere, a viverti la vita, andare tranquillo, andare sereno. Probabilmente proprio dato dal fatto proprio dello stipendio che è un po' più basso, la gente è un po' più tirchia, ecco. Per dire un'altra differenza, in Australia mi trovavo anche i soldi per terra, capito? Qua soldi non li vedi. Neanche i centesimini per terra, quindi è molto diverso. Mi ricordo una volta quando stavamo camminando, sono volati dei $50 per terra, un'altra volta con lui altri 20, $10 per terra, ecco. Però ragazzi, una mia amica ha trovato gli occhiali di Versace per terra, cioè ragazzi, ma io non lo so, veramente, lì i soldi uscivano pure dai tombini. Stiamo notando, e siamo solo qua da 3 mesi, come si percepiscono le feste, di come si percepiscono gli eventi, le si vivono, queste vibes, le si vivono in maniera diversa, no? Tipo, come è vissuto, no? Perché Marzia, chiedo a Marzia perché lei è una che, per dire, Halloween, Natale, è molto, le vive in maniera molto forte, no? Allora, Halloween è stato bellissimo, è stato super emozionante perché appunto
fuori ti trovi tanta gente travestita, quel giorno proprio la gente si traveste, le famiglie si travestono, è proprio tutti quanti sono travestiti, pure i negozianti sono travestiti ed è bellissimo, ed è Sentite, proprio... pure i cani. Pure i cani sono travestiti, Pure è i cani. bellissimo. Cioè adesso che siamo già nel periodo di Natale ci sono veramente tutti, raga, non ne ho visto un cane che non va in giro con la tutina rossa di Natale. Che carino. Cioè qua noi abbiamo, ragazzi, già siamo a novembre, già da inizio novembre, adesso siamo ormai a dicembre, abbiamo già addobbato la casa di Natale perché Lo sentiamo. si sentono le vibes, ma cosa che in Australia non sentivamo perché in Australia probabilmente l'influenza può essere il meteo, cioè la stagione, che lì siamo in estate in Australia, quindi o probabilmente non lo so, cosa pensi? La gente non lo festeggia abbastanza? No, è un'altra cultura, ecco, è un altro modo di vivere il Natale, ecco, perché in Australia ti metti in bikini con il cappellino in testa e il loro Natale è quello, no? Qui invece si sente il calore anche se fa freddo, ci sono i mercatini di Natale, ho fatto anche un video a riguardo, lo vedi, è proprio bellissimo, è proprio si sente. Lo senti. La gente è molto, si vede che alla gente gli piace festeggiare questa festa qua, come anche Halloween. È bello perché mi fa sentire a casa. Anche se sei lontano. Quinta differenza tra Canada e Australia, la mobilità e i paesaggi. Abbiamo dei paesaggi completamente diversi. Diciamo che abbiamo una Canada che ha un paesaggio, soprattutto dove stiamo vivendo noi, Vancouver, magnifico, stupefacente. Guardo fuori perché abbiamo le montagne e l'oceano dall'altro lato, cioè quindi bellissimo, ragazzi. L'Australia diciamo che prettamente spiagge ovviamente chiaramente mozzafiato, però qua è un po' come se avessi la disponibilità di più ambienti, quindi vuoi andare in montagna, sciare, c'è la possibilità, vuoi andare al mare, appena arriva l'estate, ragazzi, ce l'abbiamo qua. Quindi... Il mare c'è in tutte e due le città, noi quando stavamo a Melbourne avevamo il mare, però non ci siamo stati tantissimo perché l'Australia è pieno di animali pericolosi, quindi bisogna stare attenti. Io mi ricordo anche quando siamo arrivati a Sydney, quando stavamo per atterrare, da sopra l'aereo vedevo proprio delle gigantesche meduse, erano giganti. Enormi, ragazzi. E già mi ha terrorizzata sta cosa, ok? Io, infatti, cosa è successo? C'è stata una volta, ero in acqua, ma proprio a riva, ok? Ne ho vista una piccola così, basta, ho detto, non c'entro più in acqua. Una volta siamo andati, volevamo entrare in acqua e praticamente il bagnino che c'era lì ci ha detto a vostro rischio e pericolo. Questo è successo a Cairns. Cioè, ragazzi, entrate, potete entrare, ma a vostro rischio e pericolo. Cioè, anche se c'erano delle reti di protezione, non è garantito che non possiate trovare. E ragazzi, le meduse che sono lì, anche la più piccola, può essere la più velenosa, che sono le più letali al mondo. Ma non solo quelle, ci sono ragni, serpenti. Aspetta, perché a Sydney io mi ricordo ancora quando quella volta lì è uscito dal tombino un serpente, avevo fatto anche il video, mi sono cagata in mano, cioè io veramente, anche in città ti puoi trovare i serpenti. Raga, in Australia è conosciuta, è uno dei paesi dove ci sono gli animali più pericolosi al mondo. Il Canada invece, l'animale più pericoloso è Marzia quando è sotto ciclo. Questo è l'animale più pericoloso. Tutti i nostri amici ci facevano vedere video. Noi fortunatamente non li abbiamo trovati. Fortuna mia perché io, raga, mi cago sotto solo appena vedo un'ape e scappo e urlo. Lei mi proteggeva in Australia. L'Australia è più pericolosa. L'altro vantaggio del Canada è proprio la vicinanza agli Stati Uniti. Tu puoi prendere una macchina e farti un bel road trip, o nei mezzi puoi andartene anche in montagna, puoi andartene anche a vedere un lago vicino che è anche uno dei più carini, molto semplicemente, soprattutto per chi non ha la patente. Invece in Australia la cosa, ecco, che è un po' più difficile, devi per forza prenderti una macchina, comprartela e andare, cioè fare un bel viaggio, andartene lontano. Guidando al contrario. Guidando al contrario. A sentire, secondo me, anche da alcuni punti di vista un po' meno isolato. Cioè l'Australia, tra di loro in molti punti sono veramente così lontani che veramente per raggiungerli sulla mappa, sì, su Google Maps le vedi e sembrano vicini, ma in realtà poi ci vogliono ore e ore e ore di guida. Sono veramente lontani in molti punti. Qui, diciamo, la vicinanza all'America, abbiamo sotto il Messico, in 10 ore puoi arrivare in Italia. Stiamo parlando invece dell'Australia, che alla fine è una gigantesca isola dove la nazione più vicina è la Nuova Zelanda, ma ci puoi arrivare soltanto tramite un volo aereo. O ovviamente se te la senti anche a nuoto, però no. Sì.
Sì. Anche la distanza dall'Italia, che volo più corto, sono 23 ore, 24 ore, come l'hai percepito anche il volo? È lungo. Pesantissimo, ragazzi, veramente. E ti accorgi di quanto effettivamente lì sei lontano da casa. La prima volta non lo senti perché sei euforico di arrivare in Australia, ma quando devi tornare, quando devi... è veramente pesante, cioè le chiappe diventano quanto il sedile dell'aereo, veramente. Sì, ragazzi, per 3 giorni rimani col culo quadrato, ve lo dico. A questo punto, budget iniziali e visti tra Canada e Australia. Prima di partire, il governo vuole la certezza che voi abbiate soldi a sufficienza nei vostri conti. Quindi, per quanto riguarda il Canada, dovreste avere $2.500 canadesi, mentre per quanto riguarda l'Australia, $5.000 australiani. In pratica vi chiedono dei fondi minimi da dimostrare per potervi eventualmente fare il biglietto di ritorno, quindi di tornarvene a casa se le cose si mettono un po' male. L'altra differenza sono i costi di visti e le modalità di applicazione. Il costo del visto canadese è intorno ai $250, quindi costa molto meno, è la metà rispetto a quello australiano. Quello australiano sono $600 circa, quindi costa il doppio. Stiamo parlando di visti working holiday visa, Quello australiano, per dire, Marzia in un giorno ha ricevuto la risposta, quindi lei in un giorno poteva andarsene in Australia. Il mio ci ha messo qualche giorno in più. Quello canadese in realtà è stato un processo un po' più lungo. Se volete, se vi interessa, scriveteci nei commenti, vi faremo un video o uno shorts a proposito dove vi spieghiamo come applicare per il visto canadese. Il visto canadese quanto ci abbiamo messo all'incirca? 6 mesi, tantissimo. È stato lungo, è stata una lunga attesa, ma ne sta valendo al momento la pena. Quindi diciamo che tra i due quello più economico è quello canadese, invece quello australiano è molto molto costoso, però ne vale la pena anche per quello australiano sicuramente. Il visto australiano dura 1 anno, ma hai la possibilità di rinnovarlo per il secondo anno e anche fino al terzo anno se fai le farm. Questo vuol dire che devi andare a cercarti una farm che ti dia abbastanza ore per poter rinnovare il tuo secondo anno e poi anche il terzo. Invece per quanto riguarda il Canada, il visto dura 1 anno e poi rinnovarlo per il secondo anno. Dopodiché basta. Senza fare farm. Senza fare farm. E sarà anche più facile, come avevamo detto prima, nel caso vi piacesse rimanere in Canada. Più facile, ragazzi, non vuol dire che lo otterrete sicuramente, ma c'è più facilità di poterci rimanere se il paese vi piace. Conclusione, sia l'Australia che il Canada offrono esperienze uniche, quindi questo vuol dire che non c'è un vincitore assoluto. Questo dipende dalla vostra esperienza, ogni esperienza è soggettiva, quindi a noi è andata bene, a voi può andarvi male o viceversa, ma vi incoraggiamo sempre a vivere l'esperienza in prima persona. L'esperienza comunque vi arricchirà, vi farà comunque crescere. Come disse Mark Twain, qui giusto per fare una citazione, tra 20 anni vi pentirete di quello che non avete fatto piuttosto di quello che avete fatto. Ragazzi, buon viaggio e che la vostra avventura sia indimenticabile. Un bacio. Alla prossima.